Oggi parliamo di alcune curiosità molto interessanti sull'Italia. Vediamo se le conosci. Ciao a tutti, io sono Stefano e sono un insegnante di italiano per stranieri. Qui sul mio canale parliamo di grammatica, vocabolario e cultura italiana, quindi se ti interessano tutte queste cose, non dimenticare di iscriverti e attivare la campanellina per non perdere nessun video futuro. Nel video di oggi parliamo di alcune curiosità molto interessanti sull'Italia. Forse alcune le conosci già e altre saranno totalmente nuove. Iniziamo subito dalla prima curiosità, la forma dell'Italia. Infatti, se guardiamo l'Italia dall'alto, da una mappa, possiamo vedere che ha la forma di uno stivale. Uno stivale. Lo stivale è un tipo di scarpa, questo qui. E un'altra cosa molto interessante è che la Puglia, la mia regione d'origine, è il tacco dello stivale. Il tacco. Questo è molto interessante. Adesso passiamo alla curiosità numero 2, la pizza. Tutti ovviamente conosciamo la pizza e sappiamo che la pizza è nata a Napoli, ma fare la pizza è una vera e propria arte. Proprio per questo motivo l'arte dei pizzaioli napoletani è diventata patrimonio immateriale dell'UNESCO. Questa decisione è stata presa perché l'arte di fare la pizza o comunque la pizza napoletana è davvero speciale. La creatività gastronomica e la qualità della pizza napoletana non può essere soggetta ad imitazioni, è unica. Ecco perché nel 2017 è diventata patrimonio immateriale dell'UNESCO. Ora passiamo alla curiosità numero 3, un'altra curiosità geografica. In Italia ci sono altri 2 stati, lo sapevi? Eh sì, in Italia ci sono altri 2 piccoli stati indipendenti, San Marino e la Città del Vaticano. La Città del Vaticano è addirittura lo stato più piccolo del mondo, in cui ci sono 2 lingue ufficiali, l'italiano e il latino. E ora passiamo alla curiosità numero 4, i turisti e l'Italia. I turisti amano l'Italia, infatti nel 2023 sono arrivati in Italia più di 50 milioni di turisti. E quali sono le città preferite? Beh, Roma, Venezia, Milano e Firenze. Persone da tutto il mondo vengono in Italia ogni anno per apprezzarne la cultura, la storia, il cibo, i paesaggi naturali. Però dobbiamo stare attenti al turismo di massa, perché una città, per esempio, come Venezia è molto delicata, quindi avere ogni anno milioni e milioni di turisti non è sempre facile da gestire. Però se tu ami l'Italia, so che allo stesso tempo saprai rispettarla quando vieni qui in vacanza. Però se vieni qui in vacanza c'è anche un'altra cosa molto importante che devi saper fare, cioè parlare in italiano senza problemi. E proprio per questo motivo voglio approfittarne per consigliarti i nostri corsi Italiano Vero. Grazie ai nostri corsi potrai migliorare in tutti gli aspetti della lingua, grammatica, vocabolario, ascolto, ma soprattutto ti sentirai molto più sicuro o sicura quando parli. Quindi se vuoi dare un'occhiata ai nostri corsi puoi visitare il sito web www.teacherstefano.com/corsi o cliccare sul link qui sotto in descrizione e vedere i corsi disponibili al momento. Sono sicuro che ti aiuteranno tantissimo. E adesso passiamo alla curiosità numero 5, i colori della bandiera italiana. La bandiera italiana è molto semplice, è formata da 3 colori, verde, bianco e rosso. Gli storici sono un po' incerti sul significato di questi colori, però possiamo avere 2 teorie diverse. Il verde potrebbe rappresentare la speranza, il bianco la fede e il rosso l'amore. Un'altra ipotesi che non ha proprio basi storiche invece dice che il verde rappresenta
i prati o comunque il colore della macchia mediterranea. Il bianco invece rappresenta la neve e i ghiacciai delle Alpi e per finire il rosso rappresenta il sangue versato dai soldati italiani durante le guerre. Quale teoria ti piace di più? Fammelo sapere nei commenti. E ora passiamo alla curiosità numero 6. L'Italia è un paese molto giovane. Tante persone in giro per il mondo, quando pensano all'Italia, pensano a un paese antichissimo con una storia millenaria. Pensano agli antichi romani, al Rinascimento in Italia. Sì, certo, l'Italia come territorio ha una storia molto lunga, però in realtà l'Italia è un paese molto giovane. Infatti ad oggi ha solo poco più di 160 anni, quindi rispetto ad altri paesi è un paese molto giovane. Questo perché l'Italia è stata ufficialmente unita nel 1861. Prima era semplicemente l'insieme di tanti stati con popolazioni diverse, culture diverse, anche lingue diverse. Ed è proprio questo il motivo per cui il Sud Italia è così diverso dal Nord Italia. Le persone sembrano diverse e anche le tradizioni, il cibo. E questa grande diversità è una delle cose più belle dell'Italia. E proprio perché l'Italia è un paese giovane, ecco perché abbiamo tutta questa diversità. Ora passiamo alla curiosità numero 7. Lo sapevi che l'università più antica in Europa si trova proprio in Italia? Eh sì, sto parlando dell'Alma Mater Studiorum a Bologna. Infatti è l'università più antica d'Europa ed è stata fondata nel 1088. Pensa che Niccolò Copernico e Carlo Goldoni hanno studiato proprio in questa università, che ancora oggi forma tantissimi studenti e studentesse italiani, ma anche da tutto il mondo. E ora passiamo alla curiosità numero 8, una curiosità sulla città di Roma. Infatti parliamo della bellissima Fontana di Trevi. Sicuramente se sei stato a Roma hai visto la Fontana di Trevi. Ogni anno milioni di turisti gettano monetine all'interno della fontana perché si dice che porti fortuna. Pensa che nel 2022 sono stati raccolti dalla fontana circa 1,5 milioni di euro. Ma come funziona tutto questo? Beh, ogni mattina alle 8 la fontana viene chiusa e vengono usate delle pompe per aspirare le monetine che sono state gettate il giorno prima. Poi arriva la Caritas, quindi un ente di beneficenza, che raccoglie queste monetine e le porta in un centro di smistamento. Qui le monetine vengono pulite, vengono asciugate e vengono divise per valuta. Infatti non ci sono solo euro, ma anche dollari, sterline, yen. Le monetine in valuta estera vengono chiaramente convertite. Poi questi soldi vengono usati per aiutare le persone più bisognose. E adesso andiamo alla curiosità numero 9, una curiosità sulla lingua italiana. Lo sapevi che l'italiano è la quarta lingua più studiata al mondo? L'italiano è una lingua davvero amata e anche se non è assolutamente una delle lingue più parlate al mondo, tantissime persone la studiano. In ogni caso l'italiano è comunque molto parlato all'estero grazie a tutti quei fenomeni di emigrazione dall'Italia. Per esempio in Argentina o negli Stati Uniti sono tantissimi gli abitanti che parlano anche l'italiano come prima lingua. E ora andiamo all'ultima curiosità, la curiosità numero 10, i siti UNESCO. Eh sì, al 2023 l'Italia è il paese con più siti UNESCO al mondo, ben 59 siti. Poi abbiamo la Cina con 57 siti e infine la Francia e la Germania a pari merito con 52 siti. Allo stesso tempo però l'Italia non solo è il paese con più siti UNESCO al mondo, ma anche il paese con la più alta concentrazione di siti UNESCO, dato che per estensione è
molto piccola. E tu quante curiosità conoscevi? Magari scrivilo nei commenti e se ne conosci altre interessanti condividile con tutti. Se il video ti è piaciuto e l'hai trovato interessante, non dimenticare di lasciare un bel mi piace, questo ci aiuta incredibilmente a far crescere il canale, perché suggerisce a YouTube che questo video è interessante, è utile e quindi lo consiglierà a tante altre persone. Quindi mettere mi piace può sembrare un gesto piccolo, ma non lo è. Per noi è un gesto molto importante, molto grande, quindi non dimenticare di lasciare un bel mi piace. E non dimenticare anche di iscriverti al canale e attivare la campanellina per non perdere nessun video futuro. Noi ci vediamo nel prossimo video. Un abbraccio dall'Italia. Ciao!